Di nuovo ben ritrovati sul mio Castomiators Vlog TV. La scorsa puntata vi ho fatto vedere l'unboxing della wet palette della Redgrass e anche l'unboxing del holder a 360 gradi della Redgrass. Vi avevo promesso che nella puntata seguente, e siamo qui, vi avrei fatto vedere una comparazione fra tutti gli holder che ho, perlomeno io in studio, per farvi vedere pro e contro di ognuno. Allora io parto direttamente e diciamo che lo facciamo dopo la sigla. Allora ragazzi, eccoci qua. Dunque, partiamo dal più semplice di tutti, ovvero un manico di scopa segato. Questo l'ho fatto io da solo. Potete trovarlo, in questo caso è proprio un manico di scopa che ho segato io, che col Dremel ho stondato, diciamo, anche dall'altra parte. Poi ho preso il Milliput, che praticamente è la stessa cosa che vi dà Redgrass sul loro holder, e dopodiché l'ho premuto e quindi qui posso attaccare. È piccolo, facile da utilizzare, costa veramente niente, ve ne fate con un manico di scopa anche 10 minimo, e di questa grandezza vanno benissimo. Ovviamente lo girate in questo modo qui. Se avete bisogno di più miniature dovete fare appunto una decina di questi. Diciamo che pro e contro, vado subito così andiamo veloce, ok? Allora, pro e contro di questo, che magari vi descrivo anche qui sulla mia destra, sono che non costa niente, quindi prezzo budget a costo bassissimo. Andate al supermercato, comprate il manico di scopa, ve lo aggeggiate come volete voi, potete dipingerlo, nutrirlo con addirittura l'impregnante, la cera, la gomma lacca, quello che volete, però insomma in base a quello che volete fare voi costa quello che volete voi, se no costa un manico di scopa che trovate al supermercato a pochi euro, lo tagliate, ne fate anche 10 di holder, ok? Il Milliput anche non costa granché, lo trovate un po' in giro dappertutto, se no Amazon ovviamente salva tutti come sempre, e questo è il pro superiore. Contro in questo caso è che dovete girare voi la mano in questo modo qui, quindi gira tutta la miniatura, ma insomma non è che sia la morte della difficoltà. E poi c'è questa cosa del bloccare la miniatura col Milliput, che non a tutti piace, perché devi premere, staccare, se c'è per esempio la divisione sotto la basetta rimane attaccata e quindi a qualcuno dà fastidio. Anche sotto, quando l'appoggiate, è un po' sottile, quindi facilmente pericolante, può cadere con la miniatura che state dipingendo, quindi bisogna trovare qualcosa da fare qui sotto. Potrebbe essere interessante un magnete, come fa la Redgrass, oppure potrebbe essere interessante un altro po' di Milliput, che quando lo attaccate rimane, però rimarrebbe un po' in bilico, quindi bisognerebbe capire un attimino come fare, forse un biadesivo, non lo so. Comunque diciamo che questa è la parte più semplice e più low budget che potete, cioè farvelo da soli. Seconda cosa, andiamo alla Games Workshop, che ai tempi ha fatto questo holder che sembra veramente semplice e costa poco, quindi subito un pregio low budget. Siamo intorno alle, mi sembra, 8 euro, adesso non lo vendono più questo, insomma c'è quello nuovo che vi faccio vedere. Allargate, mettete la miniatura, quindi da un lato prendete la miniatura, puntate la miniatura da un lato della basetta, aprite l'altro e clac, chiudete. Semplice da usare, diciamo che mentre dipingete l'holding di questo vecchio non è male, l'unica cosa è che è veramente scomoda, quindi il contro è che è scomodo questo tipo di movimento. Diciamo che oltretutto non potete staccare il cap, quindi pro, low budget, facile da impugnare e non tanto grande, e hai più diciamo basette con più grandezze da poter bloccare. Contro sono che non si può staccare il cap e dall'altra parte vi tocca averne più di uno, quindi quello che prima era low budget diventa un high budget. Dall'altra parte la GV, la Citadel, in questo caso sapete che è per la GV, ha fatto quella per le grandi basette. Questo mi sento di dirvi che è fantastico
perché non ce l'hanno gli altri holder e sinceramente dietro un sistema molle praticamente uguale all'altro, solo che è più grande. Per le grandi basette e per i mostri eccetera eccetera non è niente male, vi tenete comunque la miniatura senza toccarla e avete una buona gestione. Bilanciato, anche se ovviamente sui due lati più alti è più bilanciato e quindi sbilancia rispetto diciamo al centro dei lati lunghi. E anche qui siamo un budget comunque low secondo me, perché siamo sempre sotto diciamo le 15 euro e al contro avete che come sempre il cap non si rimuove e tra le altre è un po' sbilanciatino, in questo caso forse sui due lati orizzontali più lunghi, però insomma mi sento di dirvi che quando è in mano non è niente male. Questo era il secondo della Citadel. Attualmente Citadel, con la nuova marca Citadel Color, ha fatto il nuovo holder. Il nuovo holder è piccolo, quindi molto più contenuto, e hanno assottigliato il collo per tenerlo meglio. Vi dico che effettivamente non si tiene facilmente così, si tiene comunque dalla parte grossa, però potete utilizzare pollice e indice per tenere il collo. Non è male, bisogna capire quanto ci si stanca di questa posizione, ma non credo, quindi in realtà mi sento di dire che è abbastanza buono. Pro di questo qui è più ergonomico, meno ciompo, ok? Molto più compatto anche in alto, e anche questo due basette di due grandezze, sicuramente la 25, la 30 e la 32, e in questo caso stabile quando lo rimettete, tra l'altro è fatto a conca quasi come fosse una ventosa, quando lo mettete comunque a terra è ben bilanciato e resta, quindi questo non è niente male. Diciamo che per il momento la Citadel ha fatto il suo killer applicator o application, scusate, e devo dire che ha veramente un prezzo basso, che è un suo pro, e di contro ha che è sempre singolo, senza cap removibile, e quindi come sempre vi ritrovate in quella situazione in cui dovete averne più di uno se fate tante miniature. Poi cosa è successo? Kickstarter, e hanno tirato fuori quello che abbiamo visto nell'unboxing della scorsa puntata, che vedete poi alla fine anche di questa, se non la ritrovate andate in fondo al video e potete tornare indietro a vederla. E questo è nato con un Kickstarter del Redgrass, che ha fatto appunto con il Milliput, quindi stessa cosa del low budget, diciamo, lo fanno arancione perché hanno deciso di utilizzare questi due colori, blu e arancione. Questo è sottile, quindi di pro questo ha che è ergonomico e abbastanza sottile per essere preso. Si gira solo la miniatura tenendo ferma, quindi è più facile girare col pollice indice la miniatura mentre state dipingendo, e soprattutto se voi avete più miniature è sufficiente rimuovere il cap, comprare con 5 euro 3 cap alla volta più il Milliput che vi danno, e quindi basta, perché metà per ognuna più o meno, quindi in realtà ve ne avanza anche con quello che trovate qui dentro, ed effettivamente voi avete più cap, più miniature staccate e riattaccate. Quindi pro sono il cap removibile, l'ergonomia diciamo della forma, il colore è molto carino, è plastica, per carità, niente di eccezionale, è una plastica non dico cheap ma niente di esagerato, e tra l'altro c'è una divisione, quindi si vede proprio la divisione della stampa, e non è stampato in 3D, quindi non ha a che fare con quello che vedete con il fai da te stampato in 3D, che invece quando girate si addirittura si rovina all'interno, si allarga e va a finire che lo buttate. Certo, voi dite beh, ve lo ristampo, quindi anche lì tutto da dire, no? Comunque in questo caso i pro sono tutti dalla parte dell'ergonomia, dalla semplicità dei movimenti e dal cap che si rimuove. Dall'altra parte avete che il costo è elevato, siamo sui 17 euro, quindi per un affarino del genere 17 euro comincia a essere impegnativo, ma è vero che poi risparmiate sui cap perché ne avete 3 a 5 euro, quindi anche lì una scelta di utilizzo. Ultima cosa, e mi ero dimenticato perché non ce l'ho qui, l'ho già messa sulla mia scrivania, la base magnetica. Qui sotto è magnetico all'interno, la base è un adesivo tondo a disco con il loro logo della Redgrass, lo mettete dove siete abituati a dipingere e quando lo appoggiate lì rimane piantato grazie al magnete. Altro pro da non sottovalutare, perché con gli altri cade se sbattete da qualche parte. Ultimo, e in questo caso siamo veramente al top del top, questo l'ho trovato su PK Pro, che è un sito
tedesco, non mi ricordo esattamente il nome dell'holder, anche se comincia per R e tra le altre qua sto guardando, guardate il logo, ma si vede poco. Comunque questo qui andate su PK Pro e lo trovate concessionario di vendita. La base, invece che essere un magnete, è un bellissimo piedistallo in legno, per cui poi voi avete un cono ergonomico che appoggiate alla base. Il grande vantaggio di questo è innanzitutto lo stile meraviglioso, è veramente bello, tutto naturale in sughero. Avete praticamente un buco all'interno, infilate il pennello e staccate, per questo avete visto è venuto via comunque, staccate praticamente il tappo in sughero che si apre in mezzo per permettere alla miniatura di essere messa con la basetta all'interno. Quando poi andate a premerlo, siccome la basetta preme ai lati, questo rimarrà più saldo, e per staccarlo avete questa parte qua dove infilate un pennello al contrario e fate leva tirando su. Ci sono ovviamente i tappi di sughero delle varie grandezze, 25, 30, 35 e anche qualcosa di più, mi sembra anche da 40. E un altro vantaggio incredibile, questo veramente sembra una cavolata ma è un vantaggione, è questo, diciamo, questo arco o mezzo arco di metallo che poi ha uno scheletrino fatto da loro, diciamo, in cima e una fascia in resina sagomata. Questa si può muovere, come vedete, per allargare e stringere il ferro che potete cambiare o potete utilizzare per bloccarlo e sbloccarlo. Se lo tenete qui si muove facile. La cosa che ha veramente comoda è che voi, mentre state dipingendo e girate la miniatura, praticamente potete girarla così, cioè tenete il pollice qui, tenete lui fermo e girate così, e per stare fermi quando vi muovete potete appoggiare o qui o qui o qui. Capite che quando per esempio bloccate così la miniatura e state fermi con le due mani appoggiate al tavolo per fare gli occhi, questa è veramente l'idea del secolo, perché vi aiuta tantissimo a stare fermi immobili, con la famosa tecnica da cecchino che è buttare fuori l'aria lentamente col naso per parallelamente all'occhio, perpendicolarmente all'occhio, fare i puntini bianchi e il puntino nero. Questo era l'ultimo holder che volevo farvi vedere. Quindi, ricapitolando, pro certamente lo stile, pro certamente il mezzo arco di metallo che vi permette di girare, contro a che ha un costo veramente elevato, siamo quasi sui 28-30 euro, e salvo che non ci siano sconti attuali, è disponibile in due colori, chiaro e scuro, e è disponibile anche in varie altezze. C'è anche un'altezza più bassa che costa meno, 15 euro mi sembra così, che è quella che vi serve per, diciamo, colorare le miniature più piccole con un'impugnatura più bassa. Però ve la sconsiglio perché è veramente alta così ed è difficile da tenere in mano, mentre questo è un cono che è fantastico da tenere in mano e poi, come vedete, è facile da bloccare e tenere. Quindi questo è quanto. Diciamo che fra tutti la battaglia, ora come ora, mi sento di dire che la vincono loro due. Uno perché è cheap e non ha nessun tipo di controindicazione quando lo utilizzate e quando lo appoggiate, salvo che è scomodo staccare e attaccare mentre state magari tenendo in mano altre cose, e ve ne serve più di uno se state ovviamente dipingendo più di una miniatura. In quel caso lui vince ed è il Red Grass, per cui avete il cap che si rimuove e la fa da padrone sotto questo aspetto, perché è facile, ergonomico, sottile e si gira facilmente la miniatura sulla base. Io vi ringrazio ragazzi, spero di esservi stato utile con una carrellata di holder, e fatemi anche sapere se ne avete trovati altri di più belli magari nei commenti, e vi rimando alla prossima puntata dove vi farò vedere una recensione del tavolo che vedete dietro di me, che è un tavolo di GameMat appena arrivato dal loro negozio all'estero. Mi hanno mandato gentilmente altro materiale in resina per poter giocare con i tavoli predipinti. Vi farò vedere anche un tutorial su come migliorare ancora di più i predipinti della GameMat, e quindi faremo una puntata sulla recensione del tavolo, ok? Ci vediamo alla prossima puntata, ciao ragazzi!